Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Sono contento perché ho finito di fare i video per oggi ragazzi. È praticamente l'1 del mattino e che se non faccio così domani non ce la potrei fare assolutamente, dopodomani nemmeno, e quindi per presentarveli nel più breve tempo possibile farò gli straordinari senza essere assolutamente pagato se non dalle vostre iscrizioni. Che slogan ragazzi, ma come mi tengono? Va bene ragazzi, allora numero 9 della mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1/8 edizione Hachette. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto in questo fascicolo. Vi anticipo soltanto che per poter andare avanti dovete necessariamente andare a prendere il numero 4 che avevamo messo da parte nelle precedenti costruzioni, non mi piace, nelle precedenti sessioni di lavoro, ecco, che è questo qui, il numero 4. Andiamo subito a vedere questo nuovo numero di questa splendida, mitica macchina, perché è troppo bella ragazzi. Eccola qui. Molto pesante, tutto molto pesante. Via uno. Ecco qua. Ovviamente abbiamo il pneumatico. Ma che battistrada, troppo bello. E molti si chiederanno: ma perché Michele non lo hanno eseguito con della gomma morbida? Probabilmente ragazzi, per quello che già vi ho detto quando ho montato il primo pneumatico, probabilmente perché essendo una macchina che alla fine della collezione peserà più di 5 kg, immaginatevi se fosse in gomma morbida come diventerebbero questi pneumatici dopo qualche tempo con tutto quel peso sopra. Probabilmente penso che sia per quello. Comunque abbiamo detto il pneumatico, poi il cerchione lato esterno, metallo. Guardate che spettacolo, guardate la valvola, fate attenzione quando la maneggiate che non la rompete. Guardate questa valvola applicata qui del gonfiaggio, che bella che è, verniciato benissimo, metallo. Poi abbiamo l'interno del cerchione, come vi ho appena detto, sempre in metallo. Pezzi molto piccoli, facciamo così che ci metto meno tempo. Ecco qui, vediamo tutto, sono subito da voi. Quindi abbiamo il tappo di chiusura, chissà se riesco a farvelo vedere un attimo solo, che prendo una pinzetta, eccolo qui. Sto cercando di mettere a fuoco le immagini ma non ce la faccio, ma figuriamoci. Si vede? Wow. Bellissimo. Un minuto di video solo per cercare di farvelo vedere. Perfetto, di male in peggio andiamo Michele. Coprimozzo, plastica, cromato, eccolo qui. Poi abbiamo i bulloni della ruota, eccoli qua. Ce ne servono 5, uno in più, questi sono in plastica. Abbiamo la rondella, voilà, in plastica anch'essa. E 1, 2, 3 serie di viti, una per la plastica EP, colore azzurro, P alla fine,
e 2 per il metallo, una GM e una DM. Perfetto. Andiamo subito a procedere alla prima fase del montaggio. Prendiamo il cerchione lato esterno e andiamo subito a staccare i bulloni. Guardate come faccio io, senza fretta. Vedete? Uno. Potete anche farli girare, che fate ancora prima, tra il pollice e l'indice. Li piegate da un lato e dall'altro e poi li fate girare su se stessi. 4 e infine l'ultimo. Perfetto. E via uno. Andiamo a inserire nei posti dedicati i bulloni. Io ho preso un tappo di sughero, mi aiuta e non rovino la cromatura. Ecco qua, vedete? Ma che belli che sono! Guardate solo che le teste esagonali battano contro il cerchione. Oi là. Oh sì. Perfetto. A questo punto facciamo così. Prima di mettere all'interno il pneumatico, guardiamo cosa ci dicono di fare qui. Io cercherò di rendervelo più sintetico. Ok. Questa deve entrare perfetto qui. Abbiamo già visto. Allora, guardate ragazzi. È scritto tutto qui, ma insomma, voi potrete leggere con calma. Io, per non fare il video troppo lungo, lo rendo più sintetico. Guardate. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Vedete? Ma soltanto 2 sono sotto questa linea, gli altri 3 escono. Questi 3 perni dove andranno le viti sono più lunghi, questi sono più corti. E ovviamente i perni più corti, o meglio la sede per i perni più corti, sarà la sede dei 2 perni. Eccoli qua. Vedete? E ovviamente dovrete trovarvi anche con i fori sotto per poi andare a mettere le viti dedicate, in questo caso le DM. Va bene? Andiamo quindi a procedere al montaggio. Guardatevi il copertone, perché potrebbe avere qualche piccolo difetto e sarebbe un peccato mettere la parte difettata fuori e quella bella dentro. Quindi lo controllate bene. Una volta che siete sicuri di aver scelto la parte, in questo caso sono tutte e 2 belle, mettiamolo così. Questo cos'ha qua? Non capisco. Scusate, metto un attimo in pausa perché devo controllare una cosa. Perfetto ragazzi. Allora, andiamo a inserire così e poi, come vi ho spiegato, ma è spiegato molto bene anche nelle istruzioni, andiamo a mettere i 2 perni dentro i fori che sono più bassi del cerchione, gli unici 2. Eccoli qua. Perfetto. Andiamo adesso a provare a montare le viti DM. Se entrano molto bene non farò il filetto con il grasso, come sapete. Se faccio fatica riapro il copertone e me le filetto tutte. Che bello ragazzi, ma guardate che
Se vi piace quest'auto è bellissima. No ragazzi, li apro e me li filetto, è troppo duro. Perché devo fare più fatica e lavorare male quando posso lavorare bene? Non avrebbe alcun senso, sarete d'accordo anche voi con me. Quindi ci vediamo dopo ragazzi, ricordatevi, ve ne faccio solo vedere uno e stop. Questo per chi non mi ha visto mai, perché voi che ormai siete i miei iscritti, ovviamente lo sapete già. Mi raccomando ragazzi, filettate, se volete farlo, filettate i 3 perni che sono più alti di tutti gli altri 2. Vedete, questi 2 sono bassi e questi escono fuori dal cerchione. Vedete, guardate. Scusate se do queste specifiche, ma preferisco, vedete, queste alte e questi invece a filo. Questi vanno filettati, quelli alti, mi raccomando. Quindi con la stessa vite, avvitate tutto, vedete? Non serve arrivare fino in fondo perché poi c'è la gomma in mezzo, chiedo scusa, c'è il cerchione che ha questo spessore, vedete? E quindi non serve. Fate la stessa cosa con la stessa vite negli altri 2 fori senza bagnarla più nel grasso, perché è sufficiente quello che c'è. Ci vediamo dopo. Eccoci di nuovo qua ragazzi, abbiamo fatto il filetto nei 3 fuori dove andranno poi ad avvitarsi le viti DM. Ok, inseriamo questo e là. Si è sentito che metallo. Così. Ecco. Perfetto. Andiamo adesso ad avvitare e vedrete come le viti entreranno con più facilità all'interno dei fori dedicati. Ovviamente schiacciatela finché riuscite a prenderne un po' di vite. Scusate ragazzi, stava cadendo tutto qui. Sperando che sia riuscito a sistemare un po' il cavalletto del telefonino. Ne puntiamo 1, 2, 3 e poi stringiamo piano piano, avvicinando sempre il cerchione da sotto, un po' alla volta. Non tutto da una parte, un po' alla volta. Vi regolate da qui, dove vedete che è più largo avviterete di più. Vedete, senza fretta. Preferisco farvi vedere tutto il passaggio per appunto spiegarvi come secondo me va avvitato il copertone all'interno del cerchione, così sarete sicuri di farlo entrare bene. Quando non avrete più spazio in mezzo, il cerchione sarà montato correttamente. Andiamo a prendere anche l'altro, lo controlliamo. Perfetto, che belli. Ecco qui, a questo punto andiamo a prendere
il telaio anteriore della nostra splendida Ford Gran Torino, lo mettiamo come in figura, cioè così, e andiamo a prendere una vite GM, che sarà quella che bloccherà le due ruote anteriori, 1 e 2. Prima di fare questo mi creo il filetto, non siete obbligati a farlo ragazzi, comunque il lavoro è questo, lo farò ovviamente sia da questa parte che dall'altra. Metto in pausa e ci vediamo dopo quando ho preparato tutto. Eccoci qua ragazzi, perfetto, abbiamo creato i filetti sia di qua, lo potete vedere probabilmente, vediamo, che di là. Adesso dobbiamo semplicemente inserire le due ruote. Qui abbiamo un segmento che deve essere inserito nel disco qui. Non vi preoccupate, mettete all'interno così del perno il vostro cerchione, lo mettete in su e lo fate girare così, guardate. Io adesso non riesco a inquadrare tutto, ma dovete metterlo in su e lo fate girare, lui si centrerà da solo, ecco fatto. Lo fate girare, per lui per forza di gravità si centra. Quando è che vi accorgete che è centrato? Beh, quando vedete che il disco gira insieme al cerchione dall'interno, vedete? Ed è perfetto. A questo punto andiamo a mettere la rondella, eccola qui, la rondella 9G, e inseriamo all'interno la vite GM. Aspettate che, ecco qui, perfetto. Guardate come si avvita, guardate, spettacolo. Createvelo il filetto ragazzi, sempre. Poi provate a farla girare, è ovvio che non deve essere dura. Ora un po', ecco, così va benissimo, perfetto. A questo punto andiamo a mettere il coprimozzo, o meglio, questo è, un attimo, ah sì, coprimozzo, avevo detto bene, lo inserite bene e andiamo a mettere il tappo del coprimozzo, quello che ho cercato di mettere a fuoco prima inutilmente, che è questo, all'interno. Sono stanco ragazzi, ve lo dico onestamente. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, per modo di dire, ecco qua. Cioè vi rendete conto, una cosa così semplice, ma poi io tra l'altro, ma guardate che guardate, non voglio dire parole brutte, ma me le meriterei, basta fare così. Per quale motivo devo diventare matto a metterlo in quella maniera? Ecco, lo inserite tutto dentro perfettamente così, vi uscirà appena, forse un, non lo so, mezzo millimetro fuori, va benissimo. Ecco qua. Ragazzi, adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte e ci vediamo dopo.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo finito di montare il numero 9. Adesso procede sulle sue ruote. Mamma mia, ma che bello! Che pezzo ragazzi! Vi dico soltanto che per inserire, se avete difficoltà, il mozzo all'interno della ruota, una volta che l'avete centrato bene, potete aiutarvi in questa maniera: spingete giù con il tappo di gomma o di sughero e tenete la ruota, così non gravate sul telaio, e spingete giù più forte che potete. Ok ragazzi? Adesso Michele, prima di far vedere all'interno la rivista, vuole pesare questo pezzo. Andiamo a vedere un po' quanto pesa. 990 grammi. Guardate che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ecco qui ragazzi, perfetto. Togliamo via tutto. Che meraviglia ragazzi, ma guardate che meraviglia, guardate. Che meraviglia è questa macchina, abbiamo solo il pezzo davanti ed è gigantesco già. 1 chilo, vi rendete conto? Mancano 10 grammi per arrivare a 1 chilo, bellissimo. Ma poi guardate le molle, gli ammortizzatori, ma quanto sono belli, che spettacolo. Sì, questa ovviamente va messa così. Andiamo a controllare le sospensioni. Pensate adesso se mi si spacca tutto in due. Guardate ragazzi, non so se si vede, bellissimo. Allora, togliamo via questo pezzo. Adesso, come sapete, Michele ama permettere a chi non fa la collezione, se ha desiderio, di poter leggere l'interno del fascicolo oltre che vedere le immagini. Quindi adesso procederò a farvi vedere l'interno del fascicolo e poi nell'ultima parte di questo video andremo a fare una rappresentazione di tutti i pezzi che abbiamo costruito fino a questa uscita numero 9 di questa meravigliosa e mitica macchina. Mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate, se avete piacere, di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ricordatevi che c'è una playlist. Adesso sono all'inizio ragazzi, non c'è ancora molto, però qualche modello lo potete trovare, qualcuno arriverà, leggete le descrizioni che lo potete leggere anche lì, i prossimi modelli che potranno venire a far parte di questo canale. E ricordatevi anche che Michele desidera che tutti, se sono interessati, possano comprendere quello che io dico e non soltanto guardare le immagini, e quindi ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue. Adesso procediamo alla lettura, se avete piacere, di questo fascicolo. Prima pagina, numeri utili e servizi. Domani in edicola esce il numero 90 di Iron Man in scala 1:3 della De Agostini. Io non so se riuscirò a fare un video domani sera di Iron Man, perché non so a che ora arriverò a casa, ma non appena possibile chiedo scusa, non appena possibile sapete che Michele si prodiga e lo fa.
E là. Qui c'è silenzio assoluto, ragazzi, perché in biblioteca è vietato parlare. Io, ragazzi, saluto quei pochi che ormai saranno rimasti fino alla fine di questo video, anche se ancora, come vi ho detto lì poco fa, intendo farvi vedere il punto in cui siamo arrivati con questa splendida auto a oggi, al numero 9. Comunque, per quelli che decideranno di andare via, io vi saluto, vi ringrazio con tutto il cuore del vostro appoggio morale per i messaggi che mi scrivete, ragazzi, di incoraggiamento, veramente, grazie, e io lo apprezzo tantissimo. E grazie per le visualizzazioni e grazie per le iscrizioni, grazie di tutto, ragazzi. Ed eccoci qua con l'ultima pagina di copertina. Perfetto. Qui ci dicono, con la prossima uscita numero 10, tutti i pezzi per montare la scatola della frizione e il motorino d'avviamento. Perfetto, ragazzi, adesso metto un attimo il video in pausa e ci vediamo dopo con la situazione della macchina fino ad oggi montata. Ecco qua, ragazzi, guardate che magnifico lavoro che abbiamo fatto fino all'uscita numero 9 con questa splendida macchina, con questa automobile mitica. Adesso provo a fare un piccolo azzardo, vediamo, niente di che, per carità. Che meraviglia, guardate in rilievo le scritte Gran Torino, che spettacolo. Allora, vediamo un po'. Questa è la parte anteriore, quindi il musetto. Vediamo un po'. Non faccio danno, tengo solo così, Madonna, ragazzi! Cavolo! Ma che bella! Aspettate, perché non voglio rovinare le vernici, non sia mai. Va bene, dai, la metto solo così. Ovviamente sarà più in su. Guardate che cosa non è, ragazzi. Mamma mia! Quanto sono contento. È troppo bella. Sono contento come un bambino che mangia il gelato preferito. Che similitudini. Ragazzi, un abbraccio da Michele. Grazie di avermi seguito. Grazie di tutto, ragazzi. Grazie di tutto. Un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Alla prossima.